Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un video che è diventato un po' una tradizione su questo canale, una tradizione di fine anno, ovvero il Best of Beauty. Un video nel quale vi parlo di tutti i prodotti beauty che ho scoperto nel corso dell'anno che sta per terminare e che mi hanno particolarmente colpita. La maggior parte di questi ovviamente sono comparsi nel corso dell'anno nei miei video dei prodotti preferiti del mese, ma questo è un po' il momento di fare il punto e di andare ad individuare fra le scoperte di quest'anno quelle che proprio mi hanno colpita maggiormente. Quando si parla di beauty si parla di diverse categorie e quindi ci saranno prodotti che riguardano il mondo del trucco, il mondo della cura della pelle e anche una cosetta per i capelli. Se voi siete pronti io direi di cominciare perché ovviamente ho selezionato un bel po' di cosette e se siete quindi alla ricerca di prodotti vari ed eventuali per trucco, cura della pelle eccetera eccetera e siete così un po' persi nella miriade di possibilità che esistono sul mercato, vi invito a continuare a guardare questo video perché questi sono i prodotti che più mi sono piaciuti e vi spiego anche perché. Cominciamo. Se per voi va bene, inizierei con la categoria del trucco. Ho diversi prodotti che però ovviamente non vanno a coprire tutti gli step della routine di trucco, questo perché molti dei prodotti che utilizzo sono gli stessi che avevo già inserito nei Best of Beauty degli anni precedenti, perciò se volete saperne di più vi invito anche a guardare il Best of Beauty del 2018 che trovate cliccando sulla i qui sopra la mia testolina santa o perché no anche quelli degli anni precedenti. Cominciamo, comincerei con fondotinta e affini. Ci ho pensato a lungo perché quest'anno ho provato anche diversi prodotti, non soltanto uno, diciamo che ne ho scoperti svariati, ma quello che mi ha colpito maggiormente è senza dubbio questo, ovvero la Your Skin But Better CC Cream della It Cosmetics, che finalmente è disponibile in vendita anche in Italia sul sito di Douglas. Perché mi piace questo prodotto? Intanto perché non è semplicemente un fondotinta, è una Color Correcting Cream, CC Cream questo significa, che va quindi a uniformare l'incarnato senza risultare eccessivamente pesante, quindi no effetto mascherone, ma al tempo stesso coprendo tutto quello che abbiamo piacere che venga coperto. Poi è anche modulabile, più ne mettete più copre, meno ne mettete e più risulta naturale. Io vi consiglio di non esagerare comunque perché già di suo ha una discretissima rispettabilissima coprenza. Mi piace molto anche l'applicatore, cioè il packaging che ha in cima la sua pompetta, molto facile quindi prelevare il prodotto, e poi la parte invece del come posso dire, nella quale è contenuto il contenuto della CC Cream è in plastichina morbida, quindi potete veramente andare a spremerlo come un dentifricio e tirar fuori tutto il prodotto senza avere quella sensazione che a volte abbiamo con i fondotinta di averne lasciato un sacco all'interno della confezione che non riusciamo a prelevare. In più, se questo non bastasse, ha una SPF 50, quindi perfetta anche d'estate. 50 è veramente un SPF alta per un fondotinta. Ha anche un'azione antietà ed idratante, quindi lascia respirare la pelle, insomma ha tutto quello che cerchiamo in un fondotinta. Non è stopposo, non chiude i pori, idrata ed ha pure un'azione antietà con un SPF 50. Direi che meglio di questo è ben difficile che troviamo qualcosa, soprattutto se poi andiamo anche a vedere il rapporto qualità-prezzo, perché esistono dei fondotinta che costano una svalangata di soldi, poi li usi e dici e quindi? Questo invece ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi senza ombra di dubbio il mio fondotinta, detesto chi fa così con le dita per fare le virgolette ma l'ho appena fatto, non posso cancellarlo, il fondotinta, la CC Cream, insomma il prodotto preferito per il viso è questa CC Cream Your Skin But Better della It Cosmetics, peraltro già il nome, la tua pelle ma meglio, dice tutto. Procediamo con un primer occhi. Non sarà
una grande sorpresa, ma il mio primer occhi preferito di quest'anno, con grande entusiasmo, è la... che cosa sei? Abbiate pazienza, ho dei leggerissimi problemi di concentrazione in questi giorni, ho un po' di robe che stanno succedendo che vi racconterò nel prossimo video e che vi sto già raccontando anche su Instagram, se volete. Questa è il Paint Pot della MAC nella colorazione Soft Ochre. I Paint Pot in realtà esistono in tanti colori diversi e sono ombretti in crema. Questo però ha la tonalità perfetta che lo rende appunto ideale da utilizzare come primer occhi, soprattutto per chi come me ha una palpebra particolarmente oleosa. Se non utilizzo un primer, l'ombretto mi dura 4 secondi netti e poi inizia tutto a piantarsi nelle rughette. Questo Paint Pot invece è abbastanza ricco, compatto, crea un'ottima base perfetta appunto da utilizzare come primer. Il colore è questo qua, per quel che mi riguarda, quello che si adatta meglio al mio incarnato, Soft Ochre, ocra leggera, un ottimo prodotto che vi consiglio di provare. Come ombretto non saprei, come primer a morte sua, tant'è che ha preso il posto di quello che per anni e ancora anni è stato il mio primer occhi di riferimento, che è la Primer Potion di Urban Decay. Ottima, ma non quanto questo. Bene, andiamo avanti e proseguirei con correttori, categoria correttori. Ne ho provati veramente tanti, non solo quest'anno ma nel corso degli anni, da quando mi sono appassionata al trucco, quindi veramente tantissimi. Ce ne sono di ottimi sul mercato, anche quest'anno ho avuto delle piccole difficoltà a scegliere il mio preferito in assoluto, ma alla fine ho optato per il Magic Away Liquid Concealer di Charlotte Tilbury, che purtroppo è un brand non distribuito in Italia, almeno che io sappia. Dico purtroppo perché ci sono svariati prodotti di questo marchio che trovo veramente ottimi, fra i quali per l'appunto questo correttore, che peraltro ha in cima la spugnetta, il che ricorda un po' il Age Rewinder della Maybelline, che trovate nei supermercati, e anche quello un ottimo correttore. Questo però è molto più leggero e molto più luminoso, il che è un grandissimo plus, soprattutto passata una certa età, perché se fino ai 30 possiamo buttare su anche proprio come il muratore con la cazzuola la calce per nascondere le occhiaie, dopo una certa età, con il comparire delle prime rughette, più scegliamo un correttore pesantone e più va a piantarsi proprio tutto bello bello nelle rughette, con un effetto agghiacciante. Questo invece è molto leggero, molto luminoso, copre le occhiaie senza infilarsi nelle rughette e poi appunto ha questa spugnetta che lo rende molto semplice da stendere. Io lo stendo con la spugnetta e poi lo vado a uniformare di solito con il Beauty Blender, per capirci, se no anche con il pennello da fondotinta, per darvi un'opzione. Si accede al prodotto girando la parte in basso. Ottimo sotto tanti punti di vista. Bellissimo anche il packaging, perché Charlotte, gli puoi dire tutto a Charlotte tranne che non faccia dei prodotti con dei packaging fighissimi, e questo ne è un esempio. Va la bellezza. Bene, e il correttore l'abbiamo fatto. Visto che stiamo parlando di Charlotte Tilbury, ormai amici primi, io e Charlotte per nome, visto che stiamo parlando di Charlotte Tilbury, vi butto in mezzo anche l'altro preferito per il 2019, illuminante. Questa è la Beauty Light Wand, un illuminante veramente pazzesco, nella colorazione Spotlight, peraltro esiste in diverse colorazioni. Di nuovo spugnette in cima, molto comodo. All'inizio sono stata un po' titubante perché è veramente intenso, e se per caso, di nuovo, questo si utilizza pigiando qua dietro, si imbeve la spugnetta e poi andiamo a metterlo dove vogliamo. Se facciamo troppa pressione ed esce troppo prodotto, finiamo per assomigliare a una palla da discoteca, cioè va bene l'illuminante che acceca, ma così anche meno. Usato nel modo giusto invece è veramente spettacolare, illumina, non so se lo vedete, ce l'ho su anche oggi, veramente tanto, essendo in liquido, quindi non in polvere,
finisce meno nelle varie rughette, soprattutto quando andate a illuminare questa zona qua. Dà veramente un effetto finale che mi piace un botto, naturale ma decisamente percepibile, un ottimo prodotto. Ce ne sono tanti di illuminanti buoni, quelli di Becca in polvere sono anche spettacolari, ma l'idea che questo non sia in polvere ma in crema secondo me gli dà quel plus che fa la differenza. E anche l'illuminante l'abbiamo portato a casa. Adesso possiamo parlare, andando avanti un po' così a casaccio, di ciprie. Allora, la cipria che vi propongo oggi, che è poi quella che ho amato di più nel 2019, non è che ve la propongo così a casaccio, è della By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Questa è comparsa anche nei miei video dei preferiti dei mesi passati, di uno dei mesi passati, non ricordo esattamente quando. L'ho comprata tempo fa, ci ho messo un attimo a capirla, perché intanto come vedete, e adesso provo a farvelo vedere, è super, non so se si percepisce, ma c'è tutta una polverina che vola nell'aria, un po', sembra talco ma non è, è molto sottile, sottilissimissima e bianca. Se la applicate con il Beauty Blender non va bene perché fa un po' effetto mascherone, troppa guasta, troppa non va. Se invece la stendete con un pennello da cipria, quindi in modo più classico, va a fondersi e a fissare il trucco in modo perfetto, senza risultare opaca, stopposa, perché appunto è un Hydra Powder, quindi una polvere che va proprio a fondersi sul trucco, ottimo prodotto. In più all'interno c'è dell'acido ialuronico che quindi va anche a darle quel plus di nuovo che fa la differenza. Come avrete notato, si tratta in linea di massima di prodotti che secondo me hanno veramente una marcia in più, cioè delle caratteristiche che li differenziano da altri dello stesso tipo. Quindi cipria preferita, Hyaluronic Hydra Powder della By Terry. Un altro marchio non proprio facilissimo da trovare, si trova in alcune profumerie un po' più scichettose e si trova a difficoltà ma anche online. Comunque sappiatevelo, ve lo dico fin da subito, sul mio blog troverete la lista di tutti questi preferiti, di tutti questi best of beauty del 2019 con tutti i vari link per conoscere i prezzi, conoscere gli ingredienti, saperne un po' di più, volendo anche comprarli. Disclaimer, lo dico sempre, nessuno mi paga per parlare di un prodotto invece che di un altro, magari mi pagasse qualcuno a me, ma quando mai? Tutti questi prodotti li ho comprati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie. E così chiudiamo anche il disclaimer. E andiamo avanti con passi lunghi e ben distesi sul prossimo prodotto del mondo trucco. E direi che possiamo parlare adesso di ombretti, di palette. La mia preferita di quest'anno, in realtà ne avevo diverse, ma poi ho optato per quella che effettivamente è uscita quest'anno, la Naked Honey, la nuova palette della Naked che è uscita qualche mese fa, tutta giocata sui colori del marrone, dorato, bronzo, proprio a morte mia, i miei colori di ombretti preferiti. Una palette molto sfruttabile. Intanto vogliamo parlare un secondo della bellezza della confezione, con questo effetto oro fuso, bellissimo, e all'interno ci sono svariati ombretti matte, opachi e metallizzati, mollali quei metallizzati lì che sono una roba fighissima, dei color bronzo, dei dorati, delle vie di mezzo, insomma una palette favolosa che permette di realizzare sia un trucco molto semplice per tutti i giorni, ma anche delle robe un po' più bam in the face per le serate fuori e per le occasioni un po' più speciali. In generale le palette della Naked sono sempre un'ottima scelta. Tra i miei preferiti dell'anno e nei best of beauty degli anni precedenti ne trovate anche altre, perché siamo onesti, secondo me sono le palette migliori insieme a poche altre. Poi restando nel così tema occhi, eyeliner. Il mio eyeliner preferito di quest'anno
e forse anche dell'anno scorso, spero di non averlo già inserito, mi pare di no, è il roller liner della Benefit, che qui vedete in versione travel size, perché dura abbastanza e per risparmiare un po' di spazio ultimamente lo stavo acquistando in questa versione ridotta. Mi piace molto perché ha questa punta in feltro sottilissima, super pigmentato, crea una linea ben definita, molto scrivente, non sbava, sta su tutto il giorno. Un ottimo eyeliner, perché alla fine cosa cerchiamo in un eyeliner? Che sia bello, definito, dritto, facile da stendere, che non faccia quell'effetto che si sfalda durante il corso della giornata. Questo è proprio perfetto. E adesso parlerei di sopracciglia. Dunque, allora vi dico che, ad essere onesta, il mio prodotto preferito mentre transita un tir. Ma che cacchio transiti ancora? Cioè, ma vai a casa a festeggiare, ma dai! Goditi le vacanze. Stavo dicendo che in realtà il mio prodotto per sopracciglia preferite resta sempre il Precisely My Brow Pencil, non riesco mai a dirlo, Precisely My Brow Pencil della Benefit. Quest'anno però ho scoperto anche un altro prodotto che trovo molto interessante, che è la Brow Blade della Urban Decay, e la cosa interessante è che da una parte ha un applicatore tipo eyeliner con la punta in feltro che permette di disegnare proprio peletto per peletto, ottenendo così un effetto molto naturale. La difficoltà nascosta è che bisogna essere abbastanza bravi, perché se non sei bravo ad utilizzarla finisci con le sopracciglia di Piero Pericoli, per chi se lo ricorda, di Elio le storie tese, insomma di sopracciglia importanti. Dall'altra parte, non l'ho ancora detto, sto prendendo sempre dalla stessa, bravona, c'è anche una classica matita per sopracciglia, di quelle dall'effetto un po' di, come si dice, quasi cera, come spiego bene io, diciamo come le classiche matite per sopracciglia sul mercato. Quindi da una parte la classica matita con effetto così che si tira fuori ruotando il packaging, la parte centrale, e dall'altra invece tipo eyeliner per disegnare peletto per peletto. Molto interessante, ho pensato di inserirla comunque nel mio Best of Beauty perché l'ho utilizzata spesso. Trovo che manchi, però d'altronde una parte e l'altra sono già prese, ma l'applicatore è quello per pettinare le sopracciglia, che aiuta sempre, però ve la consiglio. E poi concludiamo la zona occhi con il mascara. Devo dirvi di nuovo anche qui la verità, ho utilizzato tantissimo anche mascara che avevo inserito nei precedenti Best of Beauty, tipo il Worth the Hype della NYX, che mi piace ancora tantissimo. Quest'anno però ho riscoperto un mascara che in realtà esiste da 1000 anni, ma che in Italia non è ancora disponibile, che è il Lights Camera Lashes della Tarte. La Tarte è un brand interessante che, come ho appena detto, in Italia, che io sappia, non è ancora disponibile. Lo trovate all'estero, probabilmente. Un saluto, un carissimo saluto alla mia voce che ci abbandona. Ciao, tornerai, chi lo sa. Dicevo, lo trovate online probabilmente, se così è metterò il link sul blog come d'habitude. Lo trovate in Francia, lo trovate in Inghilterra, lo trovate in America, praticamente lo trovate dappertutto. Si passa ancora una macchina, giuro che faccio, tranne che in Italia, però mi sentivo di parlarvene perché è interessante. Peraltro questa è di nuovo la versione travel size, casomai ve lo steste chiedendo. Ha questo applicatore fatto così, che è un po' una via di mezzo tra un applicatore con le setole rigide, quelli che tanto amo, e un applicatore invece con le setole, quelle non di plastichina, le classiche. La bellezza è che, non avendo delle setole troppo lunghe, non fa quell'effetto piastriccione, ma definisce perfettamente le ciglia, le allunga, mantenendo però un risultato finale molto naturale. Bene, passiamo adesso alle labbra, anche perché sennò sto video lo facciamo durare 100 anni, quindi cercherò di essere un po' più stringata. Labbra che chiudono anche un po' il segmento trucco. I miei rossetti preferiti di quest'anno sono stati principalmente due, e ve ne parlo soprattutto per quel che riguarda la formulazione, anche se poi noterete che entrambi sono dei nude. Il primo è questo di Huda Beauty, non si legge più niente, ma mi pare si chiamino i Demi Matte, quindi sono un po' una via di mezzo tra un rossetto
opaco, che io detesto perché molto difficilmente sono riuscita a trovare nel corso degli anni degli opachi che non ti trasformino le labbra nel deserto del Sahara. Questo è un demi matte, quindi è un semilucido o un semiopaco, dipende un po' da che parte la guardate. Molto molto piacevole da utilizzare, comodo sulle labbra, non le secca, non le rende appiccicose come molti gloss o rossetti in crema come questi con l'applicatore, dura a lungo, disponibile in tante colorazioni diverse, un'ottima opzione rossetto, soprattutto per quelli di voi che come me non amano particolarmente i rossetti. Se mi seguite sui vari social, soprattutto su Instagram, mi vedete un po' tutti i giorni, saprete che in realtà io il rossetto lo utilizzo abbastanza raramente, quindi in settimana praticamente mai, perciò quando lo metto ho bisogno che sia comodo, di non sentirlo pesante sulle labbra. E a questo proposito la seconda alternativa è nuovamente un prodotto di Charlotte Tilbury, che è questo rossetto nella colorazione Glowing Gen, ma di nuovo mi piace molto la formula. Questa volta un classico rossetto come così packaging, molto burroso ma non appiccicoso sulle labbra, dura tantissimo ed ha di nuovo un po' di luce, luminosità, quindi non è un opaco. Disponibile in tanti colori diversi, non disponibile in Italia, ma secondo me online lo trovate. E questo conclude la categoria trucco. Passiamo adesso alla categoria cura della pelle. Immagino che non sarà una sorpresa per nessuno di voi, se avete guardato i miei video dei preferiti nel corso dell'anno, scoprire che questa categoria è un po' così occupata quasi per intero, diciamo la fa da padrona la Filorga. Quest'anno, ma anche già l'anno scorso, siamo onesti, ho iniziato ad utilizzare sempre di più i prodotti della Filorga e me ne sono innamorata, è diventata quasi un'ossessione. E fra i vari prodotti che la Filorga propone per la cura della pelle, sono giunta alla conclusione e vado a condividere con voi quelli che secondo me sono i migliori, sempre secondo la sottoscritta. E partiamo con crema da giorno. Ne ho provate diverse e quella che preferisco è la Hydra Filler, che è molto idratante ed anche anti-età. Mi piace molto la consistenza perché non è né troppo leggera né troppo pesante, la perfetta via di mezzo. La profumazione è molto piacevole, non invasiva, si assorbe in un attimo e, come dicevo, è idratante e anti-età, e da quando ho iniziato ad utilizzarla ho notato dei miglioramenti. Questa l'ho utilizzata negli ultimi mesi dell'anno, praticamente nella seconda metà del 2019 è stata un po' la mia crema da giorno di riferimento e non ho notato i miglioramenti solo io ma anche gli altri, e quindi direi che male non è andata. Se dovete scegliere una crema da giorno della Filorga, questa è quella che secondo me dà i migliori risultati. E invece per quel che riguarda la crema da notte, sempre Filorga, ça va sans dire, Sleep and Lift. Questa proprio mi ha conquistata. Anche qui ne ho provate altre della Filorga e non solo. Quelle della Lierac per esempio mi erano piaciute anche moltissimo ed erano nel mio Best of Beauty del 2018 se non sbaglio, ma questa è un'altra roba. E di nuovo la differenza la fa la consistenza. Questa volta però ha una consistenza quasi di un balsamo, quindi al tatto ricca, ma quando la stendi così si assorbe in un secondo e si chiama Sleep and Lift perché va proprio a agevolare la riproduzione delle cellule, ma riesco a parlare l'italiano oggi? Durante la notte. Come sapete, immagino tutti voi lo sappiate, durante la notte la nostra pelle si rigenera e quindi scegliere la crema notte giusta fa una discreta differenza. Questa è molto ricca ma non pesante e ha un effetto levigante, liftante, insomma a morte sua. È una crema ultra liftante per la notte, c'è scritto anche qui, molto consigliata soprattutto dopo una certa età. Se avete 20 anni non vi serve ancora la Sleep and Lift, potete usare anche qualcosa di molto più leggero. Beati voi, beata gioventù.
Per quel che riguarda i sieri, che ho un po' scoperto negli ultimi anni perché prima non li usavo assolutamente, il mio preferito della Filorga Filorga, can you hear me? Se vuoi mandare lui un assegnetto, qualcosa, perché alla fine sempre di Filorga sto a parlare. Comunque è questo, NCEF Intensive. Questa roba del NCEF è un brevetto di Filorga. Cosa ci sia dentro sto brevetto lo sanno solo loro, però fa la differenza ed è un siero multicorrettore supremo che va appunto a lavorare un po' sulle discromie, sull'iperpigmentazione, idrata ed ha anche un effetto anti-età. Io avevo tantissime macchine. Avevo tantissime macchie sulla pelle, anche proprio arrossamenti e discolorazioni, e anche la mia estetista durante l'ultima pulizia del viso mi ha detto: cosa hai fatto? Sei migliorata tantissimo. E credo che un po' sia merito anche della carissima Filorga, perché non ho cambiato nient'altro. Questo è il mio siero preferito proprio perché appunto ha anche un'azione correttiva sui difetti della pelle, ha una consistenza molto leggera, quasi liquida, quasi acqua fresca sul viso, ne basta pochissimo, si assorbe in un secondo e la pelle risulta appunto idratata, distesa e ha questa azione correttiva, niente male. E l'ultima, last but not least, Best of Beauty per la categoria cura della pelle, è l'Egyptian Magic, questa crema multiuso che si può utilizzare un po' per la qualunque. Intanto la chiamiamo crema, ma è quasi una cera, ha una consistenza molto ricca ed è infatti ricchissima, ma proprio una roba da paura, perfetta se avete una pelle secca, molto secca, screpolata. La potete usare dove pare, sui gomiti, sulle ginocchia, sui talloni, sui piedi, in faccia, anche se ocio, perché se avete la pelle grassa no, ecco, in faccia no, perché poi unta for life. Se avete una pelle grassissima, scusate, secchissima, potete permettervi di usarla anche in faccia, a vostro rischio e pericolo, se no ovunque voi vogliate. Non so cosa c'ha all'interno questa roba, ma è veramente super idratante. Quando si va a stendere sulla pelle, quindi riscaldandola con le mani, questa cera si scioglie, diventa facile da stendere, ci va un attimo prima che si assorba, ma nelle zone problematiche tipo appunto gomiti, talloni eccetera, ginocchia, posti dove c'è bisogno di grande idratazione, questa è la morte sua. E concludiamo così con un fil di voce anche la categoria della cura della pelle. Ho solo più 2 prodotti, ve ne parlo così velocemente in chiusura, se no famo notte anche a sto giro. Primo è un profumo del quale vi ho già parlato credo nei preferiti del mese, ma senza credo di sicuro. L'ho preso l'anno scorso a Londra. Byredo è uno dei brand di profumi che amo di più, anche il Super Cedar che uso in concomitanza, non insieme ma li alterno un po', è fra i miei preferiti. Credo che fosse nei preferiti nel Best of Beauty, ma se non lo era ci avrebbe dovuto stare. E quindi quest'anno invece vi parlo del Black Saffron. Questi profumi della Byredo hanno una complessità e un'eleganza spanne sopra tanti altri. Hanno appunto delle fragranze molto adulte, mettiamola così, ce ne sono tantissimi fra i quali scegliere, alcuni più dolci, alcuni più secchi, mi viene da dire, non so come si parla di profumi, chi lo sa, io no, però questo è un ottimo profumo se cercate appunto qualcosa di un po' più sofisticato. Madonna come mi piace. Black Saffron peraltro significa zafferano nero, che vuol dire? A voi la decisione, perché non sa di zafferano, però ha una complessità di note molto interessante. E veniamo così all'ultimo prodotto di questo video, che è per la categoria dei capelli, e si tratta di uno spray protettivo per il calore.
Come sapete io utilizzo molto spesso arricciacapelli e affini, i miei capelli in più sono stati decolorati 1000 volte e adesso daglie de tinta altrettante, sono un filino sfibrati, quindi serve davvero tanto proteggerli dai danni causati dal calore, ma ad essere onesti serve un po' a tutti, anche a quelli che i capelli non li hanno mai né decolorati né tantomeno colorati, perché comunque il calore va davvero a sfibrarli e danneggiarli. Questo è un ottimo prodotto che io ho scoperto assolutamente per caso, è di Toni and Guy ed è il come ti chiama? Cosa essere tu? Heat Protective Mist, cioè proprio la banalità, uno spray protettivo, una bruma protettiva, perché non so se lo vedete, non è uno spray, è proprio sottilissimo e quindi non va ad appesantire i capelli per niente, li protegge dai danni causati dal calore e li lucida, che questo è il plus che fa la differenza. In Italia non so se si trova proprio dappertutto, io questo l'ho comprato in Francia, se lo trovo online, cosa che spero, lo linko come al solito sul blog. Se cercate una buona alternativa ai classici spray anticalore, cosa sto dicendo? Se cercate una valida alternativa agli spray che proteggono dai danni causati dal calore ma la fatica, questo ve lo consiglio, ma proprio tantissimo. Stavo per distruggerlo e buttare giù tutto. Bene, abbiamo scampato un disastro. E così giungiamo alla fine di questo lunghissimo e infinito video dedicato al Best of Beauty del 2019, i prodotti che più mi hanno convinta nel corso di questo anno. Spero che le informazioni che ho condiviso con voi vi siano state utili, spero di avervi fatto scoprire qualche prodotto che non conoscevate, di avervi dato così delle idee, magari se cercavate dei prodotti nuovi da testare. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, soprattutto l'ultimo del 2019 che arriverà fra pochi giorni, quindi non mancate. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!